Allora, ciao ragazzi, scusate la location un po' bucolica, però non riuscivamo a trovare un posto silenzioso dove poter parcheggiare le nostre macchine per fare il video. Come vi ho detto, lui è Lorenzo, ha un canale che Piacere. si chiama Espertone e niente, abbiamo deciso di scambiarci le macchine oggi per avere quella che è praticamente una, come si potrebbe dire, un'opinione Diversa. genuina ed estemporanea. Quindi per il resto ora passo la parola a Lorenzo che descriverà queste due macchine e cercherà di capire com'è il loro livello di finitura dopo qualche anno di utilizzo. Mi piace ricordare che la mia ZS ha circa 2 anni, mentre la sua Captur quanti anni ha? 3 anni. 3 3 anni. anni e 55.000 km. Quindi cerchiamo di vedere se queste auto che sembrano nuove comunque tengono botta. Comunque parola a Lorenzo. Bene, salve a tutti. Bene, allora ci siamo sentiti io e Roberto anche per capire qual è veramente, dopo 2 anni di utilizzo, l'MG, perché tanti hanno dei dubbi, hanno dei pregiudizi anche su questo marchio, che comunque è un marchio inglese che adesso è stato acquistato da dei cinesi. Bene, adesso vi faccio vedere l'MG di Roberto, appunto come dicevamo ha 2 anni e quanti chilometri? 31.000. 31.000 km, quindi possiamo già dare dei giudizi e soprattutto vedere anche realmente come si comporta l'auto. Questa non è una recensione fatta da una concessionaria o da chi vi vende l'auto. Qui parliamo di dati reali e di auto realmente utilizzate ogni giorno. Bene, allora l'auto è questa, ok? È già full optional come auto, vedete che è cerchi in lega, abbiamo il tetto panoramico, che comunque dopo lo vedremo anche da dentro e quello lì mi fa veramente gola. È un B-SUV, perché se non sbaglio sono 4,32 m per l'esattezza, fari a LED, e qui la confrontiamo un po' con la Captur vista così. Eccoci qua. Proporzioni, vedete che bel pezzo di lamiera che ha qui, quindi ben fatta, è bella sportiva e muscolosa. Abbiamo dei finti scarichi posteriori, sempre qui anche fari a LED anche posteriori, se non sbaglio le frecce sono analogiche, ed eccoci qua. Bene, adesso arriverà Roberto che ci spiega un attimo la sua auto, il perché la scelta, perché comunque anche lui penso che quando l'ha presa ce n'erano ben pochi in giro, e premiamo il coraggio che l'ha scelta e penso sia stato ripagato. Allora, eccomi qua. Allora, perché ho preso diciamo questa ZS? Perché in definitiva costava poco e era una delle poche auto che riuscivo a prenderla senza finanziamento, perché insomma sapete che ultimamente se si va ad acquistare un'auto col finanziamento i tassi sono molto alti. Quindi insomma per risparmiare ho deciso di prendere un'auto relativamente economica. Perché ho preso quest'auto? Perché oltre ovviamente al prezzo, come ho detto prima, mi piaceva la linea. Cioè, secondo me la linea non è male ed è stata una delle cose che quando l'ho vista insomma, mi è piaciuta di più. Un'altra cosa che mi ha fatto diciamo un po' innamorare di questa macchina sono comunque gli interni, perché posso dire che per il prezzo a cui l'ho pagata non c'era praticamente niente che avesse secondo me degli interni così definiti. Scusa Roberto, giusto per capire su che cifra stiamo parlando. Allora, io sono stato fortunato e sono riuscito a spendere molto poco, però chi va a prendere quest'auto in questo momento la paga circa 21.500 euro, 100 euro più, 100 euro meno. Sono tanti, sono pochi, è una cosa che vedremo magari anche insieme adesso, però io penso che a tutt'oggi sia un ottimo prezzo. Okay. Bene, vediamo gli interni e magari ci facciamo spiegare un attimino come funziona e come va. Allora, adesso un attimo vi spiego. Come vedete, sono interni che hanno dimensioni medie. Questa, come diceva Lorenzo, è un B-SUV. Abbiamo dei sedili in ecopelle che comunque, secondo me, sono anche abbastanza carini da vedere e danno un'area abbastanza premium all'abitacolo.
Le plastiche sono di buona fattura. Allora, io non le ritengo plastiche magari di altissimo livello. Fatalità, oggi abbiamo anche qui la Capture, hanno una qualità media, quindi probabilmente le finiture sono un po' sotto alle varie Toyota e Volkswagen, però secondo me se la giocano con le Fiat, con le Renault, quindi secondo me come finiture non sono affatto male. A livello di multimedialità abbiamo due cockpit qui, abbiamo vabbè, un display centrale che è mezzo, abbiamo un display da 7 pollici qui in centro e un display da 10 pollici e mezzo qui dove si comandano i comandi del climatizzatore, si comanda l'autoradio e varie funzioni per il settaggio della macchina. Qui in centro, adesso magari l'accendo così I miei preferiti, ma anche riesco a farvi vedere. Il monitor centrale ha le funzioni di base, quindi avremo praticamente tutto quello che riguarda i consumi, tutto quello che riguarda l'autonomia, la strada che avete fatto. Io ovviamente adesso non posso cambiare la schermata perché abbiamo la porta aperta, però insomma questo è quanto. Se inquadriamo un attimo il display, c'è una cosa, un difetto di questa macchina che mi va proprio di raccontarvi subito. Vedete qui c'è una C, però non si vedono, non si vede, I gradi esterni. non si vedono i gradi. Io andando sul menu segreto ho impostato in questo momento la regione Cina per mostrarvi questo difetto qua. Praticamente l'auto non misura la temperatura esterna e questa è una cosa che molti possessori di MG non sopportano, così era divertente farvelo notare. Per il resto abbiamo un climatizzatore semiautomatico perché è tutto elettroattuato. Io tramite questi pulsanti riesco a scegliere la deviazione dei flussi, però non posso impostare una temperatura e l'auto non è in grado di mantenerla. Questo comporta che molto spesso, soprattutto in estate, sarete costretti a maneggiare questo slide e i flussi d'aria più spesso del previsto. Una cosa molto carina, adesso magari ci sediamo dietro, che vi faccio vedere, è il tetto panoramico. Allora, il tetto panoramico è stata una di quelle cose che quando ho visto l'auto mi ha Enorme. sì, questo è cioè, copre praticamente tutto il tetto ed è apribile, quindi è una cosa che sicuramente per la categoria non offre praticamente nessuno. Scusate le zanzare, andrò a toglierle, però insomma. Eccoci qui. E anche questo sui 21.500 euro è comunque un accessorio di valore, Madonna. perché su certe automobili è comunque un optional molto costoso, e questa è una delle feature che mi ha fatto innamorare dell'auto. A livello di motore abbiamo un motore molto, molto semplice, molto, molto piccolo anche, perché dai, diciamocelo, tante volte si parla di SUV e sapete che c'è stato questo downsizing, quindi per le norme anti-inquinamento e tutto quanto, questi piccoli SUV hanno motori che una volta sulla carta non sarebbero stati molto gettonati. Questo è un 1000 turbo con 111 cavalli e 160 Nm di coppia. Ovviamente non aspettatevi di fare montagna con questa macchina e di riuscire a salire in quarta, non è assolutamente in grado di farla, soprattutto perché ha un cambio molto lungo che sicuramente credo che non ci sarà difficoltà da parte di Lorenzo di confermare questa mia affermazione quando si metterà alla guida. Ok. Io direi di provare a vedere la Capture e cerchiamo un attimo di capire cosa offre in più e cosa offre in meno. Ok, io volevo un attimo prima soffermarmi però che comunque nonostante i 2 anni di età, a parte che Roberto la tiene lucida e pulita che tanto di cappello, guardate i sedili, non sono consumati e non abbiamo neanche pieghe strane della pelle. E questi sono i particolari che volevo portare appunto oggi su questo canale per chi ha dei pregiudizi su MG, sulle auto cinesi, che magari dopo ce ne sono altre collaborazioni. Guardate anche la bocchetta dell'aria. E anche qui la parte del cambio veramente bella. Io non l'avevo mai vista dal vivo e anche non ci sono odori strani, di plastiche strane. Si sente veramente un ottimo prodotto e anche delle ottime rifiniture di livello superiore secondo me al prezzo che viene, che vi ha detto prima Roberto. Guardate anche da dietro. Adesso io faccio
una panoramica così. Anche i sedili dietro magari non sono tanto utilizzati, però sono veramente ben rifiniti, e poi c'è questo tetto apribile che è la chicca dell'auto. Scusate, oggi avete capito che è un video un po' più estemporaneo del solito. Venite che vi faccio vedere le dimensioni del bagagliaio, le misuriamo adesso qui con voi. Allora, la larghezza è di circa, allora diciamo, qua mi segna 89, io direi 87, dai, così siamo un po' più corretti. La profondità del piano di carico è di circa, diciamo 82, anzi diciamo 80, dai, 80 cm in profondità. L'altezza, questo allora sono sapete che questo bagagliaio ha due livelli, io sono col livello più basso, e un'altezza di carico valido direi di 56 cm, per una capacità in litri di poco inferiore ai 450. Quindi come bagagliaio secondo me ci siamo. Se dovete mettere un ovetto, un passeggino, avete dei bambini, tutto sommato ci sta. Ma penso che per questa presentazione intanto iniziale della ZS sia tutto, e andiamo a vedere la Captur, Ok. dai, sono curioso. Bene. Allora, ed ecco qua la mia Captur, Vai. così giusto, sempre un BSUV, secondo me ha delle dimensioni più piccole di quelle che abbiamo visto adesso sulla ZS, ha un prezzo più alto di sicuro di quello che ci diceva Roberto, e sinceramente ci sto facendo un pensierino alla ZS, perché non me l'aspettavo così bella e così ben rifinita come ce l'ha fatta vedere adesso. Allora, questa Captur qua è un 1000 TCE, quindi abbiamo lo stesso cilindrata, 3 cilindri, 100 cavalli a GPL. Comunque chi mi segue nel canale sa già, ho fatto tante recensioni sulla Captur e vari confronti con altre auto. Ecco, diciamo che le auto viste così, eccoci qua, esteticamente sono queste. Viste così frontalmente e lateralmente, in modo da far vedere come è fatto. Così. Vedete che comunque l'MG è più grande, si ha una forma ed è più grande, e si vede anche dentro ed è più alta. E poi c'è quel benedetto tetto apribile che veramente dà tanta di quella luce che metà basta. Bene, allora, accesso Easy Access, quindi chiavi in tasca, si entra. Io ho tolto la presentazione perché di solito fa una presentazione come avete visto sulla Megane E-Tech o altre macchine. Qua si presenta e ci fa il benvenuto. Allora, vedete già che l'auto è più stretta e più piccola di sicuro dell'MG. Le plastiche sono sempre buone, ben rifinite, a differenza della vecchia Captur. Ha climatizzatore automatico, in questo caso possiamo impostare la temperatura, e a differenza dell'MG che ci facevi notare, la temperatura esterna ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo solo così però, perché se colleghiamo Android Auto non abbiamo più la temperatura esterna. Ed è una pecca questa, perché dovrebbe almeno farla vedere sul nostro display. Parte a benzina e subito dopo parte a gas. Vedete che è LPG. Questo è arrivato un aggiornamento che prima non c'era. Posso vedere anche i consumi a gas e posso vedere anche l'autonomia a gas, che prima non c'era. Abbiamo fatto l'aggiornamento 1 anno e mezzo fa. Qui abbiamo il nostro diciamo display del gas con le lucette, ma adesso abbiamo anche l'autonomia lì, i consumi e tutto, quindi è indifferente questo. Scusa se ti blocco un attimo, Sì. riesci a dirmi più o meno quanto fai con un litro di GPL? Perché è assolutamente importante. Allora, il consumo reale, parlo di consumo reale, dopo 3 anni di utilizzo e 55.000 km, 55.055, è di 13,2. Cioè 13,5 contando che abbiamo il GPL a meno di 70 centesimi spesso, vuol dire come se io con la mia ZS facessi 28 praticamente. Sì, Cioè, praticamente. a spanne, dai. Sì, a spanne, Magari quelle poi i quasi- ragazzi faranno bene il conto a quasi casa. 30. E non è un risparmio da poco, anche perché io quando l'ho acquistata c'era l'incentivo di 750 euro e l'auto costava 650 euro in più. Quindi ho risparmiato altri 100 euro andando a GPL. Poi, clima automatico, non è bizona. Comunque abbiamo queste manopole qua che vedete su tutti i gruppi Renault, e come hai visto te sulla Duster che l'hai provata,
È uguale, identico. No, mi piacciono molto anche perché hanno delle rotelle che quando li giri ti danno proprio una sensazione di essere fatte Sì. bene, e questa è una Hanno cosa un che mi era click. piaciuto subito. Sì, veramente posso mettere in automatico, poi lei fa tutto quello che deve fare. Bene, spegniamo l'auto che tanto fa solo che rumore. Poi cosa dire, l'auto ha questo display piccolo da 7 pollici, ma esiste anche la versione con il display più grande da 11 pollici in verticale e non più orizzontale così come abbiamo nei nostri smartphone. All'interno abbiamo il contachilometri, contagiri, tutto assieme, sempre digitale e un po' analogico. Allora direi che secondo me le macchine in realtà si assomigliano. A livello di ADAS so che questa ha delle cose in più, perché mi sembra giusto segnalare questo. La mia ZS ha soltanto ADAS di primo livello, quindi praticamente cose importanti come la frenata automatica di emergenza o il controllo di mantenimento di corsia non sono presenti. Tu sai dirmi se qui ci sono? Sì, allora qui c'è il mantenimento di corsia, che ho fatto anche un video come attivarlo e Bene, come bene. disattivarlo. C'è sia il mantenimento di corsia che proprio la guida autonoma. Se io faccio guidare l'auto, logico che dopo 3 secondi che tolgo le mani dal volante, Ah, ok, ok. lei ti inizia a suonare e rimetti le mani sul volante. Mm. Però ha anche il mantenimento continuo della corsia, quindi se sono in autostrada provo a sbandare, è un bene e un male, perché se ti dimentichi di averlo, fai per fare un sorpasso senza mettere la freccia, ti riporta dentro in careggiata. Ah, ok, quindi è un sistema che per Eh, alcuni potrebbe essere un po' invasivo, diciamo. abbastanza. Dopo, se tu sforzi, comunque riesci a fare il sorpasso lo stesso, però hai questa sensazione che se non sei pronto, lei ti riporta dentro in careggiata e non dico di fare la collisione perché comunque ha il radar anticollisione, però è una sensazione veramente strana per chi non Quindi è comunque abituato. abbiamo la frenata automatica di emergenza che da quello che vedo sembra essere l'ADAS che un po' tutti vogliono. Noto che il motore è uguale, praticamente identico a quello della mia ZS, però noto un cambio diverso perché tu qua hai il cambio a 5 marce Sì. e di là è a 6. Adesso che la provo sono curioso di vedere se a differenza della mia ZS abbiamo un cambio un po' più corto. Perché so che Renault fa questa cosa, mette un cambio corto perché di solito, diciamocelo, la cosa più importante quando si guida un'auto come questa sono le ripartenze, i semafori, le curve, le rotatorie. E Renault usa mettere un cambio abbastanza corto in modo che l'auto sembri sempre molto agile. E sono curioso di capire se anche questa Captur avrà, quando la provo, mi darà questa bella sensazione di scattosità. Diciamo che anche in montagna comunque, io prima avevo un Scenic 1500 DCI col cambio automatico a 7 rapporti, ha più ripresa questa qui andando su in montagna che un diesel, perché parte già da basso, infatti dopo quando la proverai ti accorgerai di questo motore No, che è sono veramente proprio elastico. curioso perché va detto, il cambio lungo è buono perché nello 0 a 100 la mia fa quasi 2 secondi più veloce ed è addirittura 10 all'ora di velocità massima in più. Però sul misto, che è la situazione in cui si usa di più l'auto, avere un cambio lungo spesso la rende più pesante. Sono proprio curioso di provarla. Bene. Vista da dietro comunque è bella spaziosa per essere un B-SUV, per essere una Clio un po' più alta e più grande. E vediamo anche le rifiniture, comunque tutte lampadine a LED, la foniera che ha. Non abbiamo il tetto apribile, quindi di sicuro la luce che entra dentro sulla l'MG è nettamente superiore. Abbiamo questi particolari poggiatesta qui che sono curvi per fare retromarcia e togliere questo angolo cieco, che di solito con il poggiatesta qua mi toglie la visuale. Bocchette dell'aria posteriori, che non mi ricordo se la tua non ha le bocchette dell'aria. Io ho mia figlia che soffre il caldo e se non ha le bocchette dell'aria va via di testa. Va bene? Comunque abbiamo accendisigari e doppia presa USB, che ho visto anche sulla tua, hai la doppia presa USB. Le retine qui per appoggiare tutti gli accessori. È un po' più piccolina della tua. Sì, no, noto che manca qualche centimetro. Sai cosa? Più che altro il soffitto, noi due siamo abbastanza alti, ci stiamo, quindi direi che fino a 1,87 m dietro non ci sono problemi, però effettivamente qualche centimetro di differenza rispetto alla ZS c'è. Io adoro quei comandi del climatizzatore, li invidio tantissimo perché avere la climatizzazione automatica è secondo me un plus non da poco. Per il resto sto notando le plastiche di questa macchina e sono belle, le finiture sono assolutamente buone. Ovviamente non abbiamo finiture veramente premium, però insomma la Renault è migliorata tanto in questi anni.
Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Bene. Cosa che volevo far notare, che mi sono dimenticato su un altro video, è che la panca dove siamo seduti è scorrevole, quindi possiamo andare a aumentare il bagagliaio. E questa è una cosa che magari non tutti dicono, però è molto pratica, soprattutto quando devo caricare più bagagli, posso far scorrere il sedile più avanti, quindi se abbiamo bisogno di spazio sul bagagliaio riusciamo a recuperare quei 16 cm in più, cosa che adesso vi faccio vedere dal bagagliaio e non da qua seduti per farvi vedere quanto recuperiamo. Il bagagliaio è così e sembra molto piccolo. Questo è il bagagliaio che c'è sulla Renault E-Tech, quella full hybrid ricaricabile, perché sotto ci sono le batterie. In questo caso qua noi abbiamo il GPL, abbiamo ancora spazio, quindi tolgo questo qua e vediamo che abbiamo ancora spazio. Qui abbiamo tutti gli accessori per andare a fare le camminate in montagna quando avremo tempo. Vedete, questa qua è la maniglia che serve per far scorrere la panca e io vado a recuperare questi centimetri per mettere del bagaglio. Allora, è una bella cosa questa panca qua, perché posso regolarla come voglio. Dall'altra parte questa maniglia qua benedetta dovrebbe essere solo davanti, non anche dietro, perché sì è pratica, ma sto un attimo mi porta via spazio, le valigie qui non mi stanno. Ah, ok, quindi quello diventa un punto un po' morto, Sì. perché lì non riesci magari Esatto. a depositare bene le valigie. Perché hai la valigia fatta così, ti sta dentro qua, ma non appoggia e ti posso occupa chiederti di farlo avanzare, che volevo vedere se rimaneva un po' di spazio sulla panca per poterla comunque utilizzare. Ecco, così no. è al massimo. Allora, diciamo che se si sceglie di prediligere i bagagli, secondo me non ci si può più sedere qua. No, però comunque possiamo regolarla in varie posizioni. Ah, ok, Perché quindi questa- è dotata di sì. posizioni intermedie. Questa, ce ne sono 5. No, beh, allora no, dai, hanno fatto Ecco, una così cosa... magari recuperiamo 5 cm e... No, dai, allora hanno fatto una cosa intelligente. Sì, sembra quasi un monovolume dal punto di vista della praticità. Comunque Sì, Renault, cambia anche perché... la volumetria, però sì, sono scelte sicuramente intelligenti. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Ringrazio Lorenzo che mi ha dato la possibilità di provare la sua Captur. Lascerò in descrizione il link al suo canale. Sapete che oltre che di automobili parla di smartphone, TV e tende a fare recensioni di un po' tutto quello che lui ritiene sia il caso di recensire. Grazie. Bene, io saluto Roberto e lo ringrazio per avermi fatto vedere l'MG perché ero veramente curioso anche per capire questi pregiudizi maledetti che abbiamo e togliermi tutti i pregiudizi che avevo, perché me li sono tolti tutti. Secondo me è un ottimo prodotto. A volte magari i pregiudizi nascono per gelosia, perché abbiamo dei prodotti che costano meno e abbiamo comunque degli ottimi prodotti. E questo lo posso dire anche per quanto riguarda, come diceva Roberto, che faccio recensioni di smartphone, di TV, ci sono marchi cinesi che fanno di quei prodotti veramente molto molto validi a prezzi più bassi. Bene, io vi saluto, lascerò appunto il link del suo canale YouTube in modo che vi iscrivete ai suoi canali, oppure se volete sapere qualcosa in più dell'MG, perché vedo che fai tutto sull'MG, e basta, e cerchiamo di questa collaborazione, di magari continuarla con altri prodotti, altri confronti. Sì, per me è stata un'esperienza divertente, penso che non ho mai pubblicato un video così estemporaneo, però dai, oggi è andata così e mi sono divertito tanto. Ragazzi, grazie e ci vediamo Grazie a alla tutti. prossima. Ciao a tutti.